questa per esempio proprio della vita mezzadrile non si buttava nulla, si riusava tutto, cioè l'arte del riuso. Questa è una balestra di cambio, quindi un oggetto che potrà avere 70-80 anni, insomma poco prima della seconda guerra mondiale, che ha 3 tagli. Qui è per rompere le ossa, qui per fare la fetta più sottile e qui per fare il battuto, ma anche per fare il battuto per le nane, perché loro prendevano, per certi animali dovevano cuocere queste verdure e poi batterle, e quindi era un coltello fatto da loro, probabilmente il manico messo da qualche fabbro, da loro stessi, perché loro si accomodavano le scarpe, mezzali, tutti avevano la forma come il calzolaio per rifare le suole, perché per esempio portavano gli scarponi ma con la suola di legno, i famosi zoccoli, la tomaia veniva riutilizzata e la suola veniva rifatta nei mesi invernali quando il lavoro fuori non c'era o c'era la neve, si facevano quei piccoli lavori, i panieri, quei piccoli lavori, piccoli anche importanti, perché l'essenziale era non spendere, insomma, non si comprava nulla, ecco. Si faceva tutto nei momenti di ferma, insomma, del lavoro, del grosso lavoro. E questo è andata anche a Firenze a una mostra, c'era la mostra del riuso alcuni anni fa. E ci sono anche tanti altri oggetti, io ho portato questo. Ho anche del riuso che questo fa parte della vita della donna. Per esempio, mentre guardavano le pecore o la sera a veglia, filavano la lana, perché qui tutti avevano le pecore, in montagna ne avevano gruppi abbastanza grossi, in collina diminuiva il numero delle pecore e aumentava, c'erano gli olivi, c'era la vite in collina, aumentava l'estensione del grano, poi in pianura aumentava l'estensione del grano, delle vigne, eccetera, e diminuivano, le pecore servivano solo per avere un po' di formaggio e la lana per le maglie, per le calze, insomma. Perché le facevano in 2 pezzi queste calze? Mentre guardavano le pecore, avevano dei ferri corti, con 4 ferri facevano o la soletta, vedete che qui è cucita, perché la soletta si rompeva di più. E siccome c'era questo senso del riuso, di non buttare nulla, quando si rompevano le riscucivano qui, riutilizzavano questa parte e cucivano una soletta nuova. Quindi un senso del riuso enorme, non c'era plastica, c'era solo legno o i vinchi per fare i panieri, ma loro lo facevano tutto nell'ambito della famiglia, insomma. Oppure con qualche vicino che magari ne faceva in più quantità, ma sempre scambiandolo con l'arte del baratto, insomma, mai con i soldi, ecco, non correva denaro. E questo la pecora casentinese è particolarmente bianca. Tant'è vero che i monaci di Camaldoli hanno il vestito bianco, molti dicono perché indica purezza, in realtà perché loro avevano le pecore bianche e è venuto fuori così per quello che avevano, perché è una pecora rimasta chiusa in questa valle che ogni tanto nasceva una pecora nera e che è un po' per noi un simbolo del bambino troppo vispo, della persona un po' fuori dal normale, però se erano maschi li vendevano come agnelli. Ma se era femmina la tenevano, 1 o 2 le tenevano per fare i calzini, perché volendo tingere i calzini, essendo bianca la lana quasi tutta, volendo tingere, è successo che qualcuno è morto perché ha assorbito col sudore dei piedi la tintura, che erano tinture chimiche della fine dell'Ottocento, e quindi loro tenevano la pecora nera per fare i calzini, oppure la mischiavano con la bianca, li facevano un colore leggermente più chiaro, ma sempre. Poi nella stalla non usavano normalmente queste calze, chi stava nella stalla aveva delle scarpe con la suola di cuoio, non di cuoio, di legno, lo zoccolo, ma più alto di chi andava a lavorare nei campi, perché la stalla è umida, insomma c'è lo sterco. E poi dentro metteva il fieno o la paglia, in maniera che alla fine del lavoro, che ogni mattina verso le 5 andavano nella stalla, ci stavano fino alle 8, fino all'ora che poi facevano colazione, dicevano loro, no, prendevano il pane con un bicchiere di vino, eccetera, perché il lavoro della stalla è un lavoro abbastanza faticoso, a quei tempi tutto a mano. E allora praticamente quando uscivano dalla stalla si levavano queste scarpe, questi zoccoli, buttavano via il fieno o la paglia che avevano usato al posto del calzino e la rimettevano fresca, asciutta, e così non c'era da rilavare continuamente, avrebbero sprecato le calze e poi dovevano farle asciugare, a quei tempi non era facile, anche d'inverno. Era una maniera economica ma anche sana di utilizzare, insomma,